Bentornati nel mio canale con questo nuovo tutorial. Vi presento la maglia Top Down Sunny, una maglia bella, molto particolare per quanto riguarda la lavorazione del filato. Infatti sul davanti e sul dietro ho fatto delle semplici maglie alte. Per quanto riguarda la manica ho lavorato un punto fantasia molto semplice. Ho usato 320 grammi del filato multicolor 3 sfere e un uncinetto 3,5, ma se voi volete fare la maglia più lunga o le maniche più lunghe vi conviene prendere più gomitoli. Se invece cambiate filato e uncinetto, prendete la circonferenza della testa e dovete sempre prendere qualche gomitolo in più. Nel mio caso la circonferenza dello sprone è di 62 cm, quindi ho avviato le mie catenelle e poi ho fatto gli aumenti agli angoli e sono andata avanti con la lavorazione di maglie alte sul davanti e sul dietro e il punto fantasia sulla manica. Quindi voi, se avete una taglia più grande o avete un seno più grande, non dovete aumentare dalle catenelle d'avvio ma dagli aumenti. Quindi se arrivate anche fino allo scalfo, invece di andare avanti con i giri e gli aumenti, potete aumentare le catenelle. Comunque vi spiego tutto nel tutorial. Detto ciò, adesso vi lascio al tutorial. Grazie. Prima di iniziare il nostro progetto vi faccio vedere il filato che sto usando. È il multicolor filo di Scozia della 3 sfere. Per quanto riguarda l'uncinetto è del 3,5 e il numero del colore del filato è 9087. Per la lavorazione sto facendo uno sprone rettangolare e ho preso la circonferenza della mia testa, che sono 62 cm per una taglia M. Ho avviato 100 catenelle. Se voi volete cambiare filato e uncinetto e volete fare la mia stessa circonferenza, che sono 62 cm, avviate le vostre catenelle con un altro filato e un altro uncinetto e poi mettete le catenelle dritto e con il centimetro misurate, vedete se arrivate a 62 cm. Una volta che avete stabilito la vostra circonferenza, per quanto riguarda lo sprone, ho fatto 100 diviso 4 perché dobbiamo contare 1, 2, 3 e 4. Però io questa volta ho fatto gli aumenti, quindi ho aggiunto una catenella in più. Alla fine sono 104 catenelle. Però per suddividere dobbiamo fare 100 diviso 4. Il risultato che otteniamo è 25. Quindi noi dobbiamo tenere presente le catenelle in più, che sono 4, e quindi facciamo 25 più 4 e il risultato è 29. Questo risultato di 29, calcolo il davanti e il dietro, quindi questi sono i tratti più lunghi. Poi dobbiamo togliere 4 per avere le maniche e dobbiamo fare sempre 25, che è il risultato che abbiamo ottenuto da 100 diviso 4, 25 meno 4 e otteniamo 21. Quindi dobbiamo fare 21 per le maniche, 29 per il davanti e il dietro. Se casomai voi volete cambiare le catenelle d'avvio e mettete su 120, dobbiamo fare sempre 120 diviso 4. Il risultato è 30. Quindi 120 diviso 4 uguale 30. Poi dobbiamo fare 30 più 4, che sono le catenelle. Quindi 30 più 4 uguale 34, e mettiamo 34 e i tratti più lunghi. Poi sempre 30 meno 4, 30 meno 4 uguale 26 e i tratti corti sono di 26 maglie. Quindi stabilite quanto volete la vostra circonferenza e fate questo calcolo per ottenere le maniche, il davanti e il dietro. Adesso possiamo avviare il nostro progetto. Avviate le mie 100 catenelle più 4, ho un
totale di 104 catenelle. 100 perché sono la mia circonferenza, che sono 62 cm, e 4 gli aumenti per ogni lato. Adesso chiudiamo la prima catenella con l'ultima e facciamo una maglia bassissima. Iniziamo direttamente con l'aumento. Faccio 2 catenelle, che è la mia prima maglia alta, più una di separazione. Anzi, faccio 2 catenelle di separazione. Rientro nello stesso punto e lavoro un'altra maglia alta. Qui ogni volta che arriviamo a questo punto dobbiamo fare il nostro aumento. Adesso lavoriamo il nostro tratto più corto, che è la spalla, che sono 21 maglie alte. Quindi vado dove ho la catenella a fianco e lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta e vado avanti fino a lavorare 21 maglie alte. Questo è il lato della manica, quindi sono 21 maglie alte. Adesso vado a fianco e lavoro il nostro aumento, quindi maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, rientro nello stesso punto, maglia alta. A questo punto dobbiamo lavorare il lato lungo, che corrisponde al davanti o al dietro, e sono un totale di 29 maglie alte. Quindi vado nella catenella a fianco e lavoro la prima maglia alta, vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta e continuo così fino a lavorare un totale di 29 maglie alte. Quindi ho lavorato 21 maglie alte per la spalla, 29 per il davanti o il dietro, e adesso vado nella catenella a fianco e lavoro l'aumento. Maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Devo lavorare di nuovo 21 maglie alte che fanno parte dell'altra spalla, quindi vado nella catenella a fianco e lavoro la prima maglia alta, vado a fianco una seconda maglia alta e vado avanti fino a lavorare 21 maglie alte. Arrivata a questo punto, ho lavorato di nuovo le 21 maglie alte, a fianco lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro nello stesso punto un'altra maglia alta, quindi ho lavorato l'ultimo aumento e devo lavorare l'ultimo tratto di 29 maglie alte. Quindi andate avanti e ci vediamo al termine del nostro giro. Ho lavorato l'ultimo tratto di 29 maglie alte e adesso chiudo nella seconda 1 e 2 catenella con una maglia bassissima. Chiudiamo sempre il nostro giro con maglie bassissime. Ecco il nostro sprone. Questa è la parte più corta delle maniche e questa è la parte più lunga davanti e dietro. Adesso dobbiamo lavorare un altro giro uguale, dove abbiamo gli aumenti, facciamo all'interno le catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e andiamo avanti con le maglie alte. Dal giro successivo le maniche faremo un punto fantasia. Quindi adesso lavoriamo le maglie come si presentano. Inizio con 2 catenelle che è la mia prima maglia alta, 1 e 2. Questo perché al giro di chiusura non si nota molto la chiusura. Adesso mi ritrovo nelle catenelle, quindi entro all'interno e lavoro una maglia alta e una seconda maglia alta. Quindi questi sono il nostro primo aumento. 2 catenelle, rientro nello spazio e lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. Adesso lavoro maglia alta su ogni maglia alta disponibile fino ad arrivare dove abbiamo l'altro aumento. Sono arrivata dove ho le altre catenelle, quindi lavoro l'ultima maglia alta sull'ultima maglia alta del giro sottostante. Qui ho le catenelle e all'interno lavoro 2 maglie alte, 1 e 2.
2 catenelle di separazione, 1 e 2 e di nuovo all'interno altre 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi proseguite questa lavorazione fino a terminare il nostro giro. Dove abbiamo le catenelle lavoriamo sempre all'interno delle alte. Ci vediamo al termine di tutta la nostra lavorazione. Ho lavorato 2 giri di maglie alte e all'interno delle catenelle di separazione sempre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Adesso il punto cambia solo sulle maniche, la parte più corta. Sulla parte più lunga lavoreremo sempre maglie alte. Per quanto riguarda il punto è un multiplo di 3. Quindi per avere il multiplo io ho fatto in questo modo. Ho contato le maglie della manica e ho tolto 3 maglie alte da una parte e 3 maglie alte dall'altra. Quindi come vedete ho messo i segni. Centralmente ho 21 maglie alte. Quindi voi vedete quante catenelle avete avviato, siete andati avanti con la lavorazione, quante maglie alte avete sulla parte delle maniche. Quindi contate le maglie e vedete quante maglie dovete togliere a destra e a sinistra per avere il multiplo di 3. Se dovete togliere 4 maglie alte, togliete 4 maglie alte. Se alla fine non dovete togliere nessuna maglia alta, va bene così. Oppure se volete togliere solo 2 maglie alte per avere il multiplo, togliete tranquillamente. Però se non volete il punto fantasia sulle maniche potete continuare la lavorazione con delle semplici maglie alte, perché come vedete il filato è bello anche così, da un disegno particolare. Io però adesso vi faccio vedere come lavorare il punto fantasia. Quindi una volta che ho chiuso sulla seconda catenella con una maglia bassissima, inizio sempre con 2 catenelle che corrisponde alla mia prima maglia alta e lavoro le maglie alte così come si presentano fino ad arrivare alle catenelle di separazione. Qui all'interno lavoro il mio aumento che consiste in 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2 e 2 maglie alte, 1 e 2. Adesso lavoro le maglie alte così come si presentano, quindi qui la mia prima maglia alta, vado a fianco una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta. Adesso tolgo il segno. Rimetto il segno dove ho tolto e mi ritrovo di nuovo sulla terza catenella. Adesso vado sulla maglia alta a fianco e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Filo sull'uncinetto, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà, filo sull'uncinetto, maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutto insieme. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Vado sulla maglia alta a fianco e chiudo di nuovo a metà. Filo sull'uncinetto a fianco, maglia alta, chiudo a metà e a fianco maglia alta, chiudo a metà. Chiudo tutto insieme e di nuovo 3 catenelle di separazione. Quindi la sequenza è questa. Ecco perché ho detto che è multiplo di 3, perché dobbiamo lavorare 3 maglie alte sotto. Quindi vado a fianco e lavoro la prima maglia alta, vado a fianco una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta. Adesso chiudo tutto insieme e 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Dobbiamo continuare questa lavorazione e ci fermiamo e finiamo le 3 maglie alte e poi dove abbiamo il segno lavoriamo 3 maglie alte normali. Però andate avanti e poi ve lo faccio vedere. Sono arrivata sulle ultime
3 maglie alte e proseguo allo stesso modo, quindi maglie alte chiuse a metà. Adesso chiudo tutto insieme, tolgo il segno e lavoro la prima maglia alta normalmente, rimetto il segno, quindi la seconda maglia alta e la terza maglia alta, l'aumento come abbiamo fatto fino adesso, 2 maglie alte all'interno delle catenelle, 2 catenelle e altre 2 maglie alte. Per quanto riguarda il davanti lo lavoriamo normalmente delle semplici maglie alte, quindi continuiamo la lavorazione fino ad arrivare dove abbiamo il segno e vi faccio rivedere il punto fantasia. Dobbiamo lavorare il punto fantasia anche da questa parte, quindi ho fatto all'interno delle 2 catenelle il mio aumento e lavoro le maglie alte, le 3 maglie alte così come si presentano. Questa è la prima, una seconda maglia alta e una terza maglia alta. E rimetto il segno, quindi nel mio caso sono 3. Voi vedete quante maglie alte dovete togliere per avere il vostro multiplo. Vado a fianco e lavoro una maglia alta chiusa a metà, una seconda maglia alta a fianco chiusa a metà e una terza maglia alta a fianco e chiudo a metà. Chiudo tutte insieme, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Qui ho la maglia alta, lavoro una maglia alta a metà, a fianco una seconda maglia alta chiusa a metà e a fianco una terza maglia alta chiusa a metà. Chiudo tutte insieme e 3 catenelle, 1, 2 e 3. Proseguite questo e ci vediamo quando arrivate al segno. Lavoro le mie ultime 3 maglie alte chiuse a metà e chiudo tutte insieme. Adesso da questa parte ho il segno e lavoro le maglie così come si presentano. Quindi ho tolto il segno, lavoro la maglia alta normale e rimetto il mio segno. Vado a fianco una seconda maglia alta e una terza maglia alta. All'interno sempre il nostro aumento, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Proseguite la lavorazione lavorando le maglie alte da questa parte come si presentano e ci vediamo alla chiusura del nostro giro per iniziare l'altro giro del punto fantasia. Sono arrivata di nuovo alla chiusura del giro e chiudo sempre con una maglia bassissima nella seconda catenella. Quindi per quanto riguarda la lavorazione, i lati lunghi li lavoreremo sempre con maglie alte. Invece il punto cambia sulle maniche. Adesso abbiamo lavorato il primo giro e vi faccio vedere come lavorare il secondo giro. L'unica cosa è che qui dovete lavorare sempre con maglie alte normalmente, quindi iniziamo con 2 catenelle, maglia alta su maglia alta e dove abbiamo le catenelle lavoriamo sempre il nostro aumento fino ad arrivare dove abbiamo il segno. Quindi sono arrivata dove ho le catenelle di separazione, lavoro 2 maglie alte all'interno, 2 catenelle e 2 maglie alte. Adesso maglia alta su maglia alta fino ad arrivare dove abbiamo il segno. Con la maglia alta, a questo punto tolgo il segno, lavoro l'ultima maglia alta e rimetto il segno. A questo punto dobbiamo lavorare 3 catenelle, 1, 2 e 3. Entro dove ho
le 3 catenelle sottostanti e lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado qui dove ho lo spazio, lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3 e all'interno maglia bassa, quindi una lavorazione molto semplice. 1, 2 e 3 e maglia bassa, 1, 2 e 3, maglia bassa e ultime 3 catenelle, 1, 2 e 3. E adesso sono arrivata dove ho l'altro segno, tolgo il segno, lavoro la maglia alta come si presenta, quindi questa è la maglia alta e la lavoro normalmente. Rimetto il segno e adesso devo lavorare maglie alte come si presentano fino ad arrivare dove ho l'altra parte della manica. Ci vediamo dall'altra parte della manica. Sono arrivata dove ho il segno, tolgo il segno e lavoro la maglia alta come si presenta. Riposiziono il mio segno. Adesso lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3. Come abbiamo fatto dall'altra parte, dobbiamo fare anche qui. Qui ho le catenelle di separazione e faccio una maglia bassa, 1, 2 e 3, maglia bassa, 1, 2 e 3, all'interno maglia bassa. Quindi proseguo questo fino a terminare il giro. Una volta che abbiamo finito quest'altra parte della manica, lavoriamo 2 e 3 le maglie alte come si presentano. Quindi sono arrivata alla fine, lavoro 3 catenelle, tolgo il segno, faccio la maglia alta sulla maglia alta e riposiziono il segno. Adesso lavoro normalmente fino a terminare il nostro giro. Andate avanti e ci vediamo al giro successivo per farvi vedere come cambia il nostro punto, come andare avanti con il nostro punto. Quindi lavorate maglie alte come si presentano fino qui e poi ci vediamo al termine di tutto il lavoro. Come vedete, io sono andata avanti con la lavorazione, quindi ho lavorato il davanti con le maglie alte normali, quindi non ve lo faccio vedere perché è semplicissimo, ho chiuso e ho lavorato maglie alte fino al segno. Adesso dobbiamo lavorare il terzo giro. Una volta che abbiamo lavorato la nostra maglia alta e abbiamo rimesso il nostro segno, adesso dobbiamo lavorare maglie alte all'interno delle 3 catenelle, quindi dobbiamo lavorare 3 maglie alte all'interno di ogni catenella. Filo sull'uncinetto, vado dove ho le 3 catenelle di separazione, lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Qui ho le catenelle di separazione, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenelle di separazione all'interno 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Anche qui 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E vado avanti fino a terminare il mio giro, quindi poi lavoro le maglie alte così come si presentano. Vi faccio vedere fino alla fine. 1, 2 e 3 e qui abbiamo le ultime 3 catenelle e lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Adesso lavoriamo maglie alte così come si presentano. Quindi vado sulla maglia alta e lavoro una maglia alta e nelle catenelle di separazione sempre il nostro aumento. Lavorate anche questa parte solo maglie alte e vi faccio rivedere come lavorare nelle catenelle di separazione. Proseguite questo e ci vediamo dall'altra parte della manica.
Anche da questa parte all'interno degli archetti lavoriamo le 3 maglie alte, quindi in ogni archetto 3 maglie alte. Questa è la prima maglia alta, una seconda maglia alta e una terza maglia alta. Vado nell'archetto a fianco delle 3 catenelle e lavoro le 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Una lavorazione molto semplice. Proseguite la lavorazione delle 3 maglie alte all'interno di ogni archetto, poi lavorate le maglie alte come si presentano, anche l'aumento e maglie alte anche da questa parte, e poi iniziamo un altro giro dove dobbiamo lavorare l'ultimo giro e riprendere dal giro numero 1. Quindi proseguite il tutto e vi faccio vedere l'ultimo giro. Adesso dobbiamo lavorare il quarto e ultimo giro del punto fantasia per poi riprendere dal giro numero 1. Quindi mi sono portata avanti con il lavoro e sono arrivata dove ho il segno. L'ultimo giro consiste nel lavorare delle semplici maglie alte su ogni maglia alta sottostante. Quindi dobbiamo andare avanti con la lavorazione lavorando solo maglie alte. Quindi su ogni maglia alta sottostante una maglia alta. Vado qui, ho la prima maglia alta delle 3 e lavoro maglia alta, a fianco una seconda maglia alta e a fianco una terza maglia alta. Proseguo questo per tutto il giro, quindi quando arrivo dall'altra parte ve lo faccio rivedere. Sono arrivata anche dall'altra parte della manica, quindi come abbiamo fatto qua, che abbiamo lavorato delle semplici maglie alte, facciamo anche qui. Quindi su ogni maglia alta sottostante lavoriamo una maglia alta, come si presentano. Vado a fianco, maglia alta. Vado a fianco, maglia alta. Una volta che finiamo questo giro dobbiamo iniziare dal giro numero 1 e dobbiamo proseguire la nostra lavorazione fino ad arrivare alle nostre circonferenze, sia del torace che della larghezza della manica. Quindi proseguite la lavorazione e ci vediamo al termine di tutto il giro per iniziare di nuovo dal giro numero 1 dal punto fantasia. Ecco come si presenta il nostro sprone dopo che abbiamo fatto il nostro punto fantasia. Quindi per quanto riguarda il davanti e il dietro lo lavoriamo normalmente. Adesso dobbiamo riprendere dal giro numero 1, dove abbiamo lavorato le 3 maglie alte chiuse insieme e 3 catenelle di separazione, quindi una lavorazione molto semplice. Però a questo punto che cosa faccio? Io non faccio partire il lavoro di qua, ma mi sposto di nuovo di 3 maglie alte per avere sempre il multiplo. Quindi qui abbiamo il segno, tolgo il mio segno e conto 1, 2, 3. Sulla quarta metto di nuovo il segno. Questa la lavoreremo normalmente come abbiamo lavorato e poi riprendiamo da qui a lavorare 3 maglie alte chiuse insieme. Qui 3 maglie alte chiuse insieme e proseguiamo sempre. Qui abbiamo di nuovo il nostro segno e mi sposto 1, 2, 3, nella quarta metto di nuovo il segno. Qui lavoreremo una maglia alta normale. La stessa cosa faccio di qua. Quindi qui avevamo il nostro segno e conto 1, 2, 3, nella quarta metto il segno e anche da questa parte. Quindi 1, 2, 3 e nella quarta metto il segno. Quindi diciamo che il nostro punto adesso va avanti e vi faccio vedere. Quindi qui abbiamo la maglia alta, qui la penultima maglia alta e dove abbiamo messo il segno lavoriamo l'ultima maglia alta. Adesso lavoreremo il punto fantasia, quindi rimetto il segno e lavoriamo nella prima maglia alta una maglia alta chiusa a metà,
seconda a fianco maglia alta chiusa a metà, a fianco terza maglia alta chiusa a metà e chiudo tutte insieme. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Di nuovo qui una maglia alta chiusa a metà, a fianco maglia alta chiusa a metà e maglia alta chiusa a metà. Chiudo tutte insieme e 3 catenelle, 1, 2 e 3. Andate avanti fino a terminare il giro di questa manica, quindi poi dove abbiamo il segno lavoriamo la maglia alta normalmente come abbiamo fatto qui e ci vediamo dall'altra parte della manica. Arrivata a questo punto ho lavorato l'ultima maglia alta e ho messo il segno. Adesso lavoro il mio punto fantasia, che consiste nel lavorare 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi vado a fianco e lavoro una maglia alta chiusa a metà, una seconda maglia alta chiusa a metà e una terza maglia alta chiusa a metà e chiudo tutto insieme. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Qui una maglia alta chiusa a metà, a fianco maglia alta chiusa a metà e maglia alta chiusa a metà. 3 catenelle, 1, 2 e 3 e terminiamo il giro facendo una maglia alta dove abbiamo il segno. Poi dobbiamo lavorare il secondo giro, che consiste nelle 3 catenelle e maglia bassa all'interno di questo archetto. Quindi iniziamo dove abbiamo la maglia alta, la lavoriamo normalmente, facciamo le 3 catenelle e chiudiamo dove abbiamo lo spazio delle 3 catenelle di separazione e chiudiamo qui dove abbiamo le 3 catenelle con una maglia bassa. Il giro numero 3 consiste nel lavorare le 3 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle, quindi in ogni archetto 3 maglie alte, 3 maglie alte, 3 maglie alte fino a terminare il giro. L'ultimo giro è di lavorare solo maglie alte, quindi proseguite questo per la vostra larghezza e quando finite il giro, se volete, vi spostate di nuovo di 1, 2, 3 e nella quarta mettete il segno e andate avanti fino ad arrivare alla vostra larghezza. Diciamo che questa è una lavorazione molto semplice e cresce molto velocemente, anche perché abbiamo fatto in ogni spazio di 2 catenelle 2 maglie alte, 2 catenelle 2 maglie alte, quindi ogni tratto cresce 2 di qua e 2 maglie alte di qua, quindi di 4. Proseguite questo per la vostra larghezza. Una volta che arrivate alla vostra larghezza dobbiamo unire da sotto lo scalfo il davanti con il dietro, quindi provate e vedete. Non dovete andare avanti, non dovete aumentare le catenelle di avvio, ma aumenterete di qua. Ci vediamo al termine di tutto il lavoro e proseguite la lavorazione del punto fantasia come abbiamo fatto fino adesso. Ecco come si presenta lo sprone che sta prendendo forma. Io sono arrivata alle mie circonferenze, quindi per quanto riguarda il davanti sono 44 cm e 44 cm del dietro, un totale di 88 cm perché calcolate che metà è davanti e metà del dietro, quindi la circonferenza totale è di 88. Per quanto riguarda la manica sono 37 cm e per me va bene. Io poi ho fatto solo 2 motivi e sono arrivata allo scalfo anche, quindi non devo aggiungere catenelle, non devo fare niente. Invece voi, se non avete raggiunto la vostra circonferenza, andate avanti con i giri. O se non volete andare avanti con i giri e siete arrivati giusto allo scalfo, fate delle catenelle per recuperare i centimetri che vi servono. Quindi potete fare in questo modo. Adesso noi dobbiamo unire il davanti con il dietro dal sottomanica, tralasciando il motivo della manica. Poi lo lavoreremo in un secondo momento e quindi dobbiamo lavorare maglie alte sul davanti e dietro una volta che abbiamo unito. Io però ho tagliato il filo
perché la cucitura dove abbiamo chiuso si vede ma non molto, solo che non volevo accentuare la chiusura. Quindi per non far venire antiestetico il dietro ho tagliato il filo e inizio da questa parte. Quindi piego a metà il mio sprone. Quindi se voi volete fare la stessa cosa, non volete far vedere la chiusura di ogni giro, potete tagliare il filo e adesso possiamo iniziare a chiudere direttamente da questo punto. Quindi questo è il primo punto che ci troviamo dove abbiamo fatto gli aumenti, quindi per chiudere. Con l'uncinetto entro, faccio una maglia bassa per bloccare il tutto e adesso faccio 2 catenelle che è la mia prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, prendo l'altra parte del raglan dove abbiamo fatto gli aumenti da questa parte, faccio la maglia alta all'interno, sempre dove abbiamo fatto i nostri aumenti. Quindi questa è la prima maglia alta e questa è la seconda maglia alta. Adesso lavoro maglia alta su ogni maglia alta fino ad arrivare dove abbiamo gli altri aumenti per poter unire il davanti con il dietro. Sono arrivata anche da questa parte dove ho le catenelle e dove abbiamo fatto l'aumento per unire dal sottomanica. Quindi entro nelle catenelle e lavoro una maglia alta, filo sull'uncinetto, prendo l'altra parte del raglan e lavoro all'interno sempre delle catenelle una maglia alta e abbiamo unito le due parti. Quindi adesso dobbiamo lavorare in tondo fino ad arrivare alla nostra lunghezza. Quindi vado avanti, qui ho la maglia alta e lavoro la maglia alta, proseguo questo fino ad arrivare alla chiusura. Chiudiamo sempre con una maglia bassa e iniziamo con 2 catenelle. Lavoreremo poi qui la maglia alta e dove abbiamo questa maglia alta un'altra maglia alta. Proseguite e vi faccio vedere come iniziare il giro. A questo punto sono arrivata al termine del giro e chiudo nella seconda catenella con una maglia bassissima. E questo è il giro di chiusura. Iniziamo di nuovo con 2 catenelle, 1 e 2, e lavoro maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Quindi per quanto riguarda il busto continuiamo in questo modo con delle semplici maglie alte e andiamo avanti fino alla lunghezza che noi vogliamo. Una volta che terminiamo di lavorare tutta la parte di sotto, dobbiamo continuare la lavorazione con le maniche. Quindi riprenderemo il nostro motivo. Andate avanti e poi vi faccio vedere come iniziare a lavorare di nuovo le maniche. Ho lavorato la mia maglia per un totale di 50 cm e come vedete il filato è molto bello, dà un disegno particolare. Non ho fatto aumenti, quindi ho lavorato in tondo e sono arrivata alla mia lunghezza e mi sono fermata. Se voi la volete più morbida sui fianchi o dalla vita volete allargare, basta fare degli aumenti di maglie alte messi casualmente. Quindi andate avanti con la lavorazione e ogni tanto iniziate a fare degli aumenti e nel primo giro aumentate di 8 maglie alte e vedete poi il secondo giro come vi sembra. Se volete aumentare ancora, quindi dal terzo giro aumentate altre 8 maglie alte, sempre messe casualmente, non uno dietro l'altro, se no poi sta male. Quindi poi sta a voi decidere quanto la volete larga. Per quanto riguarda la manica, riprendo il mio motivo e come ho fatto inizialmente vado avanti anche in questo modo. Inizio dal sottomanica, però qui ho il segno e che cosa faccio? Mi sposto di 3 maglie alte, così scendo di nuovo con il disegno.
non inizio subito dal sottomanica perché non mi piace come viene. Quindi ho fatto 1, 2, 3, queste sono le penultime maglie alte, poi 1, 2, 3 le ultime maglie alte. Qui avevo il segno e mi sposto di 3, quindi conto 1, 2, 3, nella quarta metto di nuovo il segno. Quindi da questo punto noi inizieremo a lavorare il punto di maglie alte chiuse insieme. Da questa parte anche ho le ultime 3 maglie alte, 1, 2, 3, qui noi lavoriamo la maglia alta normale e mi sposto da questo punto, conto 1, 2, 3, nella quarta metto il segno. E quindi qui lavoreremo la maglia alta normale e qui 3 maglie alte chiuse insieme. Adesso però ve lo faccio vedere. Mi ritrovo proprio sotto il sottomanica e sono entrata con l'uncinetto, ho fatto una maglia bassa e adesso lavoro 2 catenelle, che è sempre la nostra prima maglia alta. Vado a lavorare maglie alte così come si presentano fino ad arrivare dove ho il segno. Quindi proseguite questa lavorazione e ci fermiamo dove abbiamo messo il segno. A questo punto ho il segno, tolgo il mio segno, faccio l'ultima maglia alta normale, rimetto il segno e da questo punto inizio a lavorare maglie alte chiuse insieme, quindi vado a fianco e lavoro una maglia alta e chiudo a metà, a fianco una seconda maglia alta e chiudo a metà, a fianco terza maglia alta e chiudo a metà. Il punto fantasia non è cambiato, 3 catenelle, 1, 2 e 3. Ci spostiamo solo come abbiamo fatto all'inizio, ogni inizio giro del motivo, quindi finiamo un motivo in questo modo e poi quando iniziamo un motivo nuovo ci spostiamo di 3. Vado a fianco e lavoro una maglia alta chiusa a metà, a fianco una seconda maglia alta chiusa a metà e a fianco terza maglia alta chiusa a metà. Chiudo tutte insieme e 3 catenelle, 1, 2 e 3. Andate avanti e ci vediamo dall'altra parte dove abbiamo messo il segno. Termino il giro del motivo con le 3 catenelle, 3 maglie alte chiuse a metà, quindi 1, 2 e 3, chiudo tutte insieme. Adesso qui ho il segnapunti, lo tolgo, lavoro maglie alte come si presentano fino a chiudere il nostro giro. Dal giro successivo dobbiamo lavorare le 3 catenelle e una maglia bassa nello spazio dell'archetto delle 3 catenelle di separazione. Andate avanti, vi faccio vedere l'ultima volta e poi vi dico come proseguire. Ho terminato il primo giro e ho iniziato il secondo giro, sempre con 2 catenelle, maglie alte fino al segno. A questo punto dobbiamo fare 3 catenelle, 1, 2 e 3 e chiudiamo all'interno dell'archetto con una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3, chiudiamo nell'archetto con una maglia bassa e proseguo questo fino a terminare il mio punto fantasia e al termine del giro faccio 3 catenelle dove ho il segno la maglia bassa. Quindi proseguo questo fino alla lunghezza che io voglio. Io poi vi faccio sapere quanti motivi ho fatto in tutto. E il giro successivo dobbiamo lavorare in ogni archetto 3 maglie alte, quindi in ogni archetto di 3 catenelle lavoriamo le 3 maglie alte e poi concludiamo il giro lavorando maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Riprendiamo poi il motivo del punto fantasia, il motivo nuovo e ci spostiamo sempre di 3, 1, 2, 3, nella quarta mettiamo il segno. Andate avanti, vi faccio vedere come ho terminato. Ecco come si presenta la mia manica, un punto molto semplice ma molto carino.
Ho lavorato da questo punto fino a tutto finito il motivo per 26 centimetri. Per quanto riguarda la larghezza, alla fine ho una manica diciamo molto larga, sono un totale di 40 centimetri e adesso devo lavorare delle diminuzioni perché la voglio un po' più stretta e lavoro un totale di 10 diminuzioni messi a caso, quindi faccio 2 catenelle che è la mia prima maglia alta, vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta e a questo punto faccio un'ultima maglia alta, inserisco la mia prima diminuzione, quindi lavoro una maglia alta chiusa a metà, prendo il filo, vado a fianco, una seconda maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutto insieme e questa risulta la mia prima diminuzione. Vado avanti con maglie alte, vado a fianco, lavoro una seconda maglia alta, a fianco maglia alta, a fianco maglia alta, maglia alta e anche qui inserisco un'altra diminuzione che consiste nella maglia alta, chiudo a metà, maglia alta, chiudo a metà. Quindi abbiamo fatto 2 diminuzioni. Vado avanti fino a farne 10. Ho fatto le 10 diminuzioni e la manica, come vedete, stringe un pochettino. Adesso voglio stringere ancora un altro poco, quindi ogni 8 maglie alte faccio un'altra diminuzione. Inizio con 2 catenelle, lavoro una maglia alta, vado a fianco e faccio la mia prima diminuzione, vado a lavorare maglie alte come si presentano, qui ho la diminuzione del giro sottostante e lavoro una maglia alta, vado a fianco, maglia alta e a questo punto inserisco un'altra diminuzione. Quindi andate avanti in questo modo e ci vediamo al termine del giro. Ecco come si vede la nostra manica che sta stringendo un po'. Io adesso faccio un ultimo giro dove faccio delle maglie alte e 6 diminuzioni, quindi faccio un totale di 6 diminuzioni. Ho iniziato con 10, poi ho fatto il giro successivo con 8 maglie alte e una diminuzione e adesso faccio 6 maglie alte e una diminuzione. Se voi volete stringere ancora un po', poi continuate il giro successivo con 4 maglie alte e una diminuzione. Però vi conviene prima misurare col centimetro e vedere quant'è la vostra circonferenza, altrimenti viene troppo stretta. Oppure potete continuare in questo modo, fare una manica più lunga e stringere ancora un po'. Io ripeto, faccio 6 maglie alte e una diminuzione, quindi continuo con 2 catenelle che è la mia prima maglia alta, vado a fianco, maglia alta, qui ho la diminuzione del giro sottostante e lavoro una maglia alta, vado a fianco, maglia alta e adesso una diminuzione. Proseguo questo per tutto il mio giro, quindi ogni 6 maglie alte una diminuzione. Ho iniziato con 10 maglie alte, una diminuzione, 8 maglie alte e una diminuzione, adesso 6 maglie alte e una diminuzione. Quindi proseguite questo per tutta la vostra lunghezza. Una volta fatto questo, il vostro lavoro è pronto per essere indossato. Il tutorial finisce qui, se vi è piaciuto mettete un like, se vi va iscrivetevi al mio canale e condividete i miei video. Ho un gruppo Facebook che si chiama Le Creazioni di Carola e le Amiche di Uncinetto, se vi va iscrivetevi e potete pubblicare i vostri video, è un gruppo libero. Ci vediamo a presto con altri video tutorial, grazie e ciao!